Ben ritrovati in una nuova infarinatura, bellissime molliche. Il titolo di cui con piacere vi parlerò oggi è Wintermoor Tactics Club, sviluppato dai ragazzi di Versus Evil. Quello che ci propongono è uno strategico a turni inserito in un contesto e una trama un po' fuori dalle righe. Dopo una breve premessa che ci parlerà di guerre e di quanto quelle veramente importanti spesso vengano dimenticate, verremo catapultati tra gli edifici della Wintermoor Academy, al cui interno sembra abbia avuto luogo la più importante di tutte. Nei panni della giovane Alicia verremo introdotti ad una vita scolastica nella quale i club studenteschi hanno una grande importanza. La stessa protagonista fa parte del Tactics Club, un piccolissimo gruppo di amici che si diverte a giocare a Curse and Catacombs. So cosa state pensando, e questa è solo la prima delle tante citazioni. La serenità però verrà meno quando il preside annuncerà un torneo di palle di neve per trovare il club definitivo, mentre i perdenti vedranno le proprie attività annullate per sempre. Il nostro Tactics Club deciderà quindi di sfruttare le proprie conoscenze strategiche derivate dal gioco di ruolo per avere la meglio, ma ben presto si scoprirà che dietro questa insensata competizione si nasconde qualcosa di più grande. Non ci troveremo quindi solo a dover affrontare una missione dietro l'altra in modo meccanico. In maniera simile a quanto si potrebbe fare in una visual novel, andremo a spostarci per le diverse aree del campus, ognuna composta da piccole mappe in cui muoversi per interagire con i numerosi personaggi. Quando dovremo portare avanti la nostra campagna di CNC o affrontare uno scontro del torneo, i personaggi utilizzabili, che aumenteranno col progredire della trama, verranno calati nei panni dei loro alter ego fantasy e trasportati sul campo di battaglia. Le mappe in questo caso saranno di dimensioni piuttosto ridotte, ma non per questo saranno prive di ostacoli. Ogni combattente potrà spostarsi solo di una manciata di caselle alla volta, quindi questo formato tascabile non risulterà un difetto vero e proprio. Potremo portare massimo 3 eroi in battaglia ed ognuno avrà la propria classe e le proprie peculiarità, quindi ciascuno donerà un approccio unico agli scontri. Ci sarà una fase preparatoria durante la quale potremo scegliere la formazione, modificare gli equipaggiamenti e disporre i combattenti a nostro piacimento nell'area di schieramento indicata. A turno, le due fazioni muoveranno le proprie pedine, letteralmente, altra piccola chicca che farà sicuramente sorridere gli amanti dei giochi da tavolo. Ciascuna potrà muoversi e utilizzare una delle proprie azioni, offensivo o di supporto che siano. Esistono due tipi di abilità: quelle base, senza particolari restrizioni ed utilizzabili ogni turno, e quelle speciali, potenti colpi e potranno essere utilizzati solo spendendo un certo numero di Tactics Points, accumulabili colpendo gli avversari con gli attacchi standard, e che spesso saranno risolutive per il successo. Inoltre, ogni colpo inferto potrà essere fisico o magico e ci saranno ovviamente delle difese contrapposte di cui dovremo tenere conto durante la scelta del party. Alla fine di ogni battaglia otterremo una valutazione derivata da diversi fattori, quali i danni subiti, il numero di turni impiegato, la quantità di mosse speciali usate e gli alleati sconfitti. Spostandoci per le aree della scuola potremo trovare studenti in difficoltà che ci assegneranno missioni secondarie. Se portate a termine, quasi sempre avremo in cambio oggetti da equipaggiare ai nostri eroi. Potranno ottenere solo uno strumento alla volta, che però potrà essere cambiato in qualsiasi momento senza limitazioni, in modo da poter utilizzare quello più efficace in base all'occasione. A differenza di altri strategici, non sono presenti punti esperienza e livelli per i nostri guerrieri, mancanza che non pesa affatto, soprattutto nell'ottica di dover spezzare la trama per dover livellare ogni personaggio in vista delle sfide successive. Ogni missione potrà essere riaffrontata in qualsiasi momento dal tavolo da gioco nella stanza del club in caso volessimo migliorare i nostri punteggi. In certi momenti della storia verranno anche messe a disposizione sfide extra per sbloccare equipaggiamenti o nuove abilità per specifici personaggi. Ho trovato piacevole anche la possibilità di poter spiare i propri avversari durante il torneo per ottenere così piccoli bonus al momento dello scontro. Dal punto di vista grafico ho adorato Wintermoor sotto quasi tutti i punti di vista. I campi di battaglia e le miniature realizzate come se fossero stati realmente disegnati su carta sono sicuramente la cosa che ho preferito in assoluto. Anche i disegni dei personaggi durante i dialoghi e le ambientazioni sono realizzati in maniera impeccabile, ma fra tutti questi pregi c'è una pecca che non passa di certo inosservata. Purtroppo c'è una palese differenza di cura tra gli artwork dei personaggi principali e quelli della maggior parte degli studenti di contorno e, soprattutto, a volte c'è una grande discrepanza tra le rappresentazioni durante i dialoghi importanti e le miniature presenti nei discorsi minori. La prima volta che me ne sono accorto è stata con Giania, che quasi sembrava due personaggi diversi, tanta era la divergenza tra le due immagini.
Per quanto riguarda animazioni di attacchi ed effetti, non sono sicuramente particolarmente elaborate, ma non le ho percepite affatto come un difetto del titolo. Il comparto sonoro accompagna ogni momento dell'opera senza infamia e senza lode, adattandosi molto bene all'atmosfera del momento. Ho trovato in Wintermore Tactics Club una sorpresa davvero piacevole. L'atmosfera scolastica è stata ricostruita con cura, condita con personaggi di tutti i tipi che rispecchiano preoccupazioni di amicizia, amore, divergenze con gli adulti, ma anche problemi da nulla che qualsiasi adolescente potrebbe riscontrare. Molte delle personalità presenti sono ben costruite, anche quelle più classiche presentano dettagli particolari. Ho trovato geniale ogni scelta e giustificazione usata per collegare il mondo reale a quello fittizio. È chiaro che uno dei messaggi sia quanto il gioco di ruolo possa aiutare le persone ad avvicinarsi e a superare alcune pecche caratteriali, fattore che ho trovato ben realizzato e sicuramente lodevole. Vi consiglio assolutamente questo titolo. Troverete molti aspetti positivi, dalla trama al gameplay, e anche se siete nuovi del genere non avrete problemi ad usare questo esponente come trampolino di lancio grazie alle sue meccaniche facilmente assimilabili. In più troverete una valanga di citazioni e riferimenti che non potranno far altro che farvi sorridere per la cura con la quale sono state fatte. Forse l'unica accortezza che mi sento in dovere di fare nei confronti di chi non mastica bene l'inglese è che si troverà davanti a dei testi spesso conditi di termini non così comuni e slang studenteschi, quindi se non è vostra intenzione seguire la trama con un traduttore di fianco, potreste trovare il gioco un po' tedioso. La difficoltà non è sicuramente elevata, quindi se è questo che cercate forse questo non è il titolo che fa per voi, ma il gameplay viene affiancato da una storia ben realizzata che fa scordare il problema. Trovate Wintermore Tactics Club su Steam al prezzo di 15,99€ e li vale tutti. Se il video vi fosse piaciuto, commentatelo, condividetelo e iscrivetevi al canale. Noi ci risentiamo in un prossimo video, molliche ruolistiche.